Power Life. Oggi parliamo pratichiamo Soul Power, quindi la disciplina che si occupa del potere dell'anima, e lo facciamo in una giornata particolare che è quella del Natale, e vedrete come la pratica che oggi proponiamo diciamo, rispecchia un po' quella che è la magia del Natale, la magia di questa bellissima giornata. Ed è quindi con grandissimo piacere ed emozione che vado a spiegare la pratica. Però prima di andare a spiegare questa pratica e anche diciamo la ragione della pratica e quello che è il motivo che ci porterà ad effettuare la pratica, volevo riprendere alcuni concetti sull'anima che abbiamo già visto nel primo video dedicato a Soul Power, al potere dell'anima. Allora, in quel video abbiamo detto che siamo entrati l'8 agosto del 2003 in una nuova era, l'era della luce dell'anima, che significa sostanzialmente al passaggio dal corpo della mente, quindi dalla mente, Rosetta Mind, all'anima, Soul, nella trasformazione dei nostri aspetti della vita e anche come strumento di guarigione. Abbiamo visto come in realtà noi abbiamo diversi corpi, abbiamo il corpo fisico, abbiamo il corpo della mente e abbiamo anche l'anima. Dell'anima ci siamo occupati un po' meno nel Qigong, dove abbiamo invece cercato l'armonizzazione del corpo fisico e delle sue interazioni, relazioni anche con il corpo energetico. Abbiamo interagito anche col corpo della mente e abbiamo utilizzato la respirazione come ponte diciamo tra il corpo fisico e quello energetico emozionale, che è strettamente connesso al corpo fisico. Poi abbiamo quindi il corpo della mente e il corpo dell'anima, e abbiamo l'anima, e in una pratica molto potente abbiamo ricercato l'allineamento tra anima, mente e corpo, perché nel nostro agire, nel nostro prendere decisioni, possiamo spesso prendere delle decisioni che non sono perfettamente in linea con la nostra anima. Anzi, noi abbiamo molto spesso la consapevolezza che a decidere è la mente. Trascuriamo proprio totalmente l'esistenza dentro di noi dell'anima, ma l'anima esiste, abbiamo visto come esiste in ogni cosa. Possiamo invocare quindi l'anima ed instaurare un contatto diretto con l'anima, che è un contatto trasformativo. L'anima abbiamo visto che è flessibile, l'anima ha un carattere, l'anima ha memoria, e non come la mente, la memoria di questa vita, ma ha memoria antica, perché l'anima è eterna e quindi ha memorie che provengono da vite passate. Ecco perché l'anima, se prende una decisione, è una decisione che è più consapevole, diciamo in questo modo, della mente, perché si fonda su tutta una serie di esperienze che vengono da molto lontano. L'anima è flessibile, l'anima abbiamo visto come ha un proprio carattere, e l'anima viaggia. Lo fa ad esempio di notte. Noi quando sogniamo viaggiamo e raggiungiamo altre dimensioni proprio attraverso l'anima, e il sogno il sonno è un momento di collegamento con il mondo spirituale. Allora oggi riprendiamo anche il discorso dei cosiddetti registri akashici. Abbiamo visto come ogni nostro comportamento, pensiero o attività venga registrato in questa vita e nelle vite passate in un registro, nei cosiddetti registri akashici, che hanno proprio la funzione di prendere nota di tutto ciò che facciamo. Perché? Perché l'anima occupa una posizione nel corpo e lungo i 7, diciamo in qualche modo, i 7 centri energetici importanti. La posizione del corpo è condizionata proprio dai nostri comportamenti, pensieri, attività passate, buone o negative.
e quindi possiamo andare ad aumentare, questa è una cosa bella, attraverso il nostro libero arbitrio, cioè la nostra libertà di scelta, possiamo andare ad innalzare il livello, il posizionamento della nostra anima in quello che è il cammino spirituale, quindi stiamo parlando di un cammino di illuminazione. Si parla normalmente di illuminazione dal momento in cui la nostra anima raggiunge il Dantian medio, il centro messaggi, raggiunge il chakra del cuore, che abbiamo visto anche in una pratica di Qigong molto importante essere anche un centro di comunicazione con l'universo, quindi utile a ricevere e anche a dare messaggi. E quindi i nostri comportamenti, pensieri e azioni possono essere positive o negative, e ecco che questo concetto ci porta ad un altro concetto molto importante, ad un'altra legge, oltre universale. Abbiamo parlato della legge del libero arbitrio, per cui Dio ha riconosciuto a noi, nella sua immensa bontà, la libertà di scelta. Se non avessimo questa libertà di scelta, avremmo solo perfezione. Ma noi possiamo scegliere, ecco perché ci sono anche delle imperfezioni o delle scelte non perfette nella nostra vita. Siamo noi che scegliamo dando ascolto alla nostra mente, alla nostra anima. Ecco, per poter capire se è l'una o l'altra dobbiamo cominciare a saper distinguere l'una e l'altra, e questo è molto importante, ma prima di tutto cercare l'allineamento, e lo abbiamo visto nell'altra pratica che vi consiglio di fare tutti i giorni. Per quanto riguarda invece questi comportamenti, introducono un'altra legge che è quella del karma. Karma è buono o cattivo? Il karma è un comportamento, quindi buono o cattivo. Il karma individua una serie di servizi, piacevoli o non piacevoli, che noi svolgiamo nel corso delle nostre vite. Ad esempio, servizio piacevole è l'amore, è il perdono, è l'onestà, è la sincerità, quindi è l'aiuto che diamo agli altri, è quindi il servizio che diamo ad altri, l'aiuto, la compassione, il perdono, l'amore. L'amore è uno dei servizi più importanti. E grosso modo le virtù. Queste virtù quindi creano karma positivo. Che cosa significa? Che praticamente trasmettiamo a chi viene di noi, quindi alle vite successive, tutta una serie di benedizioni, perché il karma positivo porta a benedizioni. Karma negativo invece diversamente sono dei comportamenti spiacevoli, uccidere, ferire, calunniare, prendere il vantaggio, tradire, sono tutti comportamenti non piacevoli, non in linea a quella che è la perfezione, quindi divina. E questo però ci porta a ricevere non più benedizioni, ma ad accumulare necessità di apprendimento. Quindi è come se tutte le volte che produciamo karma negativo con delle azioni negative, noi possiamo scegliere, abbiamo detto, andiamo ad accumulare dei bisogni di apprendimento, delle necessità di insegnamento. Quindi se produciamo karma positivo riceviamo benedizioni dal mondo spirituale, se invece produciamo karma negativo andiamo ad accumulare delle necessità di formazione, quindi una sorta di debiti formativi. Debiti formativi e quindi per imparare le nostre lezioni. Potrebbero essere la malattia, potrebbe essere anche delle situazioni molto spiacevoli, cioè tutto ciò che ci porta a in qualche modo imparare e quindi a riflettere su ciò che abbiamo fatto non necessariamente in questa vita ma anche nelle vite passate. Però ecco, siamo arrivati a questo per dire che questa disciplina del Soul Power ci trasmette anche una tecnica molto importante, oltre che spingerci sicuramente a fare delle azioni positive per pulire il karma, dobbiamo anche, ecco, a colui che è l'autore
di questa disciplina, il dottor Shah, molto bravo, cioè, che è l'autore del Soul Power, di cui io vi sto, diciamo, riportando un po' il messaggio. Ha scritto diversi libri, e sfortunatamente pochi in lingua italiana, quasi la maggior parte in lingua inglese, però ecco, ho piacere di condividere con voi questa pratica importante che serve a pulire il nostro karma. Ed è sostanzialmente, sono dei versi, sono cinque righe di verso che noi dovremmo ripetere tutti i giorni per andare a pulire. E questi versi portano dei significati importanti che andiamo adesso a analizzare. Quindi il primo verso dice: io amo il mio cuore e la mia anima. Allora, questo, già solo questa frase è, secondo questa disciplina, in accordo alla disciplina, un mantra molto importante ed è un mantra di guarigione. Quindi è un mantra che ci permette la guarigione del cuore, la guarigione dell'anima, la guarigione della mente, la guarigione del corpo. Quindi già solo ripetere questa frase dentro di noi, fuori di noi, io amo il mio cuore e la mia anima, è un mantra molto potente che ci permette di avere guarigione. Ma poi abbiamo un'altra riga, quindi la prima riga, io amo il mio cuore e la mia anima. La seconda riga è io amo tutta l'umanità. Io poi scriverò, diciamo, nella descrizione al video tutti i versi di modo da poterli riprendere anche là. In questo video vi spiego anche il significato. Io amo tutta l'umanità. Questo secondo punto va ad individuare la virtù, una virtù che è potente proprio nel pulire il karma negativo, perché laddove in passato, in questa o nelle precedenti vite, ho portato un danno altrui, a qualcun altro, con questa affermazione, cioè che mi mette al servizio dell'umanità, perché quando amo io creo una situazione di servizio rispetto all'altro, io do qualcosa all'altro, amo, e l'amore è una delle energie più forti, ma lo era anche secondo i nostri maestri taoisti, no? Che dicevano l'energia dell'amore, l'energia del sorriso va a sanare i nostri organi. Quindi io amo tutta l'umanità è l'affermazione di un desiderio, cioè quello di mettersi al servizio degli altri. Questo è molto importante perché anche questo determina la pulizia del nostro karma precedente non positivo. E poi abbiamo il terzo punto, terzo verso, che è uniamo i cuori e le anime. Uniamo i cuori e le anime, che è sostanzialmente l'obiettivo dell'era che è cominciata nel 2003, nell'8 agosto, della luce dell'anima, che è quello di unire le anime bianche e nere, unire tutte le anime sotto l'unità di Dio. E questo è l'obiettivo importante che con l'avvento di questa era quindi si perseguirà nei prossimi, noi sappiamo che ogni era ha un ciclo, nei prossimi 15 anni. Noi abbiamo la fortuna di aver visto, ecco, l'era nata e quindi agli albori, e di seguire in questa prima fase quello che sarà lo sviluppo di questa era fantastica, dove l'anima si sostituisce alla mente nella trasformazione di ogni aspetto della vita, nel riconoscimento del potere dell'anima e dell'esistenza dell'anima in ogni cosa, quindi nel fatto che l'anima ha il potere di guarire, ha il potere di trasformare la nostra vita. E quindi il terzo verso è uniamo i cuori e le anime. E poi abbiamo altri due versi che ripetono sostanzialmente quello che è l'obiettivo ultimo del divino, del creatore, cioè quello di diffondere tra tutti gli esseri amore, pace e armonia.
E ho voluto riprendere questa pratica potente anche proprio per questo verso, cioè quello che è l'augurio che in questo giorno voglio fare a tutte le famiglie, a tutti voi che ci seguite in questo giorno del Natale, cioè quello di trasmettere con il nostro comportamento, con le nostre parole, con i nostri pensieri, amore, pace e armonia. E quindi i 5 versi si concludono in questo modo dicendo amore, pace e armonia. È un tutto insieme, quindi lo dovremmo ripetere in questo modo. Io amo, primo verso, io amo il mio cuore e la mia anima. Io amo tutta l'umanità, secondo verso. Terzo verso, uniamo i cuori e le anime. Quarto e quinto verso, amore, pace e armonia. Amore, pace, armonia. E poi chiudiamo con questa bellissima formula di ringraziamento, cioè grazie, grazie, grazie. Grazie, il primo grazie al Creatore, il secondo grazie al nostro team celeste, ai nostri angeli. Nel tempo parleremo anche di loro in questa disciplina e coloro che ci sostengono e che aspettano soltanto la nostra richiesta per aiutarci ad uscire da tutte le preoccupazioni. E il terzo ringraziamento è proprio alla nostra anima, alla nostra mente e al nostro corpo. E l'ultimo ringraziamento va a voi che seguite il canale, a voi che se volete avete la possibilità di condividere tutte queste tecniche agli altri, a voi che potete ora, domani e sempre portare luce tra i vostri cari, tra i vostri contatti, ma soprattutto amore, pace e armonia. Grazie, 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 noi ci vediamo al prossimo video con Tao Power Life e buon Natale a tutti. Grazie.